Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi torniamo a parlare di Kraken e andiamo a vedere la modalità semplice, media e avanzata per quanto riguarda l'exchange. All'interno di Kraken possiamo trovare anche una modalità più professionale, ma quello me ne occuperò in un altro video. Per adesso accontentiamoci della modalità standard dopo la sigla. Su Kraken, raggiungibile all'indirizzo kraken.com. Nel video di oggi andiamo a vedere come fare il trade sull'exchange di Kraken. Una volta che avete fatto l'accesso non dovete fare altro che andare in alto a sinistra e cliccare su trade. Non appena clicchiamo su trade abbiamo l'interfaccia dell'exchange semplice e possiamo settarla su due livelli. Ad esempio possiamo metterla intermedia oppure avanzato. Ogni livello va ad aggiungere delle caratteristiche particolari che ovviamente i livelli precedenti non hanno. Ha in più una modalità Pro, che poi la andremo a vedere più avanti, e per accedere a questa modalità Pro basterà andare in alto a destra, cliccare su questo grafico. La modalità semplice ovviamente è quella più immediata, che sostanzialmente ci consente di comprare e vendere la nostra criptovaluta. Prima di tutto, prima di partire con l'exchange, dovete andare in alto a destra alla voce mercato e selezionare le coppie che vi interessano. Sostanzialmente, come ho detto prima, in questa schermata potete comprare o vendere Bitcoin o un'altra criptovaluta impostando il market o il limit. La differenza tra l'ordine a mercato e ordine limite la sapete già, ma la ripeto per chi vedesse per la prima volta un video del genere. L'ordine a mercato è un ordine che entra immediatamente, quindi si va a comprare euro con Bitcoin quindi si va a comprare Bitcoin con euro o viceversa, impostando un ordine a mercato al prezzo in cui noi andiamo a cliccare e a mettere l'ordine. Quindi supponiamo di voler comprare un Bitcoin, io con l'ordine a mercato lo andrò a pagare 47.745,30 euro, quindi il prezzo esatto di mercato in cui sto emettendo l'ordine. Per quanto riguarda invece il limite, invece siamo noi a decidere il prezzo di acquisto di Bitcoin. Mettendo il limite noi possiamo anche mettere un prezzo più basso, quindi andare a comprare magari quando Bitcoin se raggiungerà ad esempio i 46.000 euro. Impostando quest'ordine al limite, non appena Bitcoin tocca i 46.000 euro, entrerà a mercato il nostro limit order e compreremo un Bitcoin a questa cifra. Di contro abbiamo che un ordine limite, se Bitcoin non va a toccare mai i 46.000 euro, noi non compreremo mai Bitcoin. Per quanto riguarda la vendita, dovremo fare l'esatto contrario. Ovviamente una cosa che mi preme sottolineare: se noi andiamo a fare un acquisto, quindi clicchiamo comprare, mettiamo limite, il prezzo di acquisto va da sé che deve essere inferiore al prezzo di mercato. All'opposto, se noi andiamo a vendere, il nostro prezzo limite sarà più alto dell'attuale prezzo di mercato, se no, se lo mettete uguale o inferiore non ha senso di esistere un ordine del genere. Ok, adesso invece ci spostiamo alla modalità intermedia e come vedete dalla modalità semplice all'intermedia, dalla parte destra ci hanno inserito le leve. Quindi in questo caso ci dà la possibilità di fare margin trading spot. Io sconsiglio sempre di fare del trading col margin trading con leva, perché a parte le commissioni di entrata che sono più alte, ci sono delle commissioni ogni 3-4 ore, e adesso poi dovete nel caso controllare da exchange a exchange per il mantenimento di questo ordine. Una caratteristica in più che ci implementa Kraken è la possibilità qua sotto di cliccare su inizio personalizzato, quindi di andare a impostare la data e l'ora dell'ingresso a mercato e la data di scadenza dell'uscita di mercato. Un'altra chicca è la possibilità di pagare le commissioni a seconda se deteniamo Bitcoin o euro. Per l'appunto le possiamo pagare a nostra scelta in Bitcoin oppure in euro. Andando poi a cliccare su avanzato, notate la differenza che vi permette
alla voce tipo di ordine di inserire diversi tipi di ordine, cosa che se clicchiamo sull'intermedio non ha solo un ordine, a mercato o limite. Avanzato possiamo mettere lo stop loss, take profit, stop loss limite, take profit limite, salda posizione. La cosa importante che negli altri due non hanno è la possibilità di mettere, a parte gli ultimi tre, di mettere lo stop loss e il take profit, che sono veramente, per quanto riguarda gli ordini e chi fa trading, una cosa importantissima. Facciamo un esempio pratico: supponiamo di voler comprare 2 Bitcoin, ordine a mercato, l'inizio mettiamo adesso, scadenza lasciamo fino alla nostra cancellazione, poi sotto andiamo a proteggerci e andiamo a mettere tipo di ordine, andiamo a mettere stop loss. Facciamo un esempio più semplice, almeno è più comprensibile: mettiamo un Bitcoin dal valore di 47.700, noi possiamo mettere uno stop loss in perdita se Bitcoin raggiunge ad esempio i 47.500, quindi il nostro ordine di stop loss entrerà alla soglia dei 47.500 euro. Oppure possiamo andare a impostare ad esempio sul tasto meno che faccia l'ordine entrare lo stop loss ad esempio se Bitcoin scende di 500 euro. Quindi non appena Bitcoin perde 500 euro entra in gioco il nostro stop loss e ci fa chiudere l'ordine e la posizione. Oppure un'altra funzionalità, noi possiamo metterla in percentuale. Ad esempio, se clicchiamo su percentuale, se Bitcoin scende del 3%, in automatico entra il nostro stop loss. Quindi noi andremo ovviamente a chiudere il nostro ordine in perdita, però andiamo a preservare tutto il nostro capitale. Allo stesso modo noi possiamo inserire ad esempio il take profit. Va da sé che il take profit deve essere superiore, quindi noi possiamo mettere che il nostro ordine va a chiudersi ad esempio a 48.000 euro, oppure se ha una variazione in positivo di 500 euro, oppure se ha una variazione in positivo, ad esempio come prima, del 3%. Noi andremo a chiudere in tutte queste modalità che abbiamo appena visto in profitto. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, unitevi alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e lasciatemi un like. A domani!